Bentornati a EU Factor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche di coesione europea. Avevamo promesso di portarvi in montagna e vi portiamo al convegno EUSALP, che è l'associazione delle regioni alpine dell'Unione Europea, che si è tenuta a Trento nelle scorse settimane dopo che le province autonome di Trento e Bolzano hanno di fatto tenuto le redini, anzi la ruota, che tra poco vedremo, di questo particolare evento. Scegliere politica insieme oltre la frontiera significa lavorare bene, condividere i costi, condividere anche i risultati. E Trento e Bolzano sono state elogiate per l'ottimo lavoro svolto nel coordinare regioni come Slovenia, Austria e anche la Svizzera, che ha avuto adesso in dono da Trento e Bolzano la ruota del comando. Ma come la Svizzera? Non è mica in Europa la Svizzera, cioè è fisicamente in Europa ma non politicamente in Europa. E allora perché un pezzo di Europa le permette di comandare per un intero anno sulle politiche, in questo caso delle comunità alpine d'Europa? Il tema è molto semplice in realtà. La Svizzera è in Europa nei fatti e ogni politica va condivisa anche con quei territori che politicamente non hanno mai completato una richiesta di adesione all'Unione Europea, perché questo è il modo migliore, ad esempio, per fare il cambio di passo sugli obiettivi strategici della zona. C'è ovviamente l'ambiente, c'è la volontà di avere montagne più green, una mobilità più dolce, c'è la volontà di non lasciare isolate le comunità montane e poi ci sono anche temi molto urgenti come quello dell'acqua, che è stato uno dei temi centrali proprio per la Svizzera e lo sarà nei prossimi 12 mesi. Includere la Svizzera nelle politiche europee significa far cadere un confine, uno dei pochi rimasti attorno all'Europa, nella quale c'è la libera circolazione in base al Trattato di Maastricht. E il tema dei confini che spariscono è un tema centrale per l'Europa, sin dalla caduta del muro di Berlino, che non era l'unico muro presente in Europa fino a qualche decennio fa. Ce lo ha svelato Sławomir Tokarski, che formalmente è il nostro capo, è il capo della parte interregionale del progetto DigiRegio che finanzia EU Factor, che durante un'intervista tutta in inglese sui temi cogenti, urgenti dell'Unione Europea a un certo punto ci ha sorpresi raccontandoci un'esperienza personale che però ci illumina sul senso dell'Unione Europea. Sentiamolo. Well, thank you, that's a very interesting question. Ma allora io volevo raccontare una storia, visto che infatti ho molti legami con l'Italia, la storia della regione della mia moglie, che è Friuli Venezia Giulia, non siamo lontani, è la storia di Gorizia, che è una città che era sulla frontiera e per molti anni era un simbolo di divisioni fra Oriente e Occidente. C'era anche il muro di Gorizia, quelli che si ricordano. Allora c'era questa cortina di ferro e adesso vediamo due città su due lati della frontiera, Gorizia e Nuova Gorizia, che collaborano insieme a un trasporto comune, dove hanno ottenuto lo status di città della cultura europea in qualche anno. Allora è questo che si può fare con politica di coesione, che si può cambiare gli atteggiamenti, che si può cambiare le situazioni che sembrano così difficili, che si può dimenticare un po' il passato e costruire qualcosa di nuovo. E queste sono le emozioni di cui sto parlando, queste sono emozioni di quali abbiamo bisogno, non solo in Italia ma in tutta Europa. Ci ha anche raccontato un retroscena Tokarski, ci ha raccontato che lui non ha mai studiato l'italiano, pur parlandolo molto bene, ma lo ha imparato guardando la televisione e in particolare Mike Bongiorno, che evidentemente per imparare l'italiano era estremamente chiaro nell'esposizione e ha ottenuto in pieno il suo risultato. L'Unione Europea è anche questo, sono barriere che cadono, alcune sono fisiche o politiche, altre sono linguistiche, altre ancora sono di mentalità e di visione del proprio futuro, ma come detto con la consegna della ruota alla Svizzera in un certo senso si tende un ponte nell'unico confine interno di fatto dell'intera Unione Europea, con la prospettiva da parte di Trento, Bolzano, dell'Austria, della Germania, della Slovenia, persino di paesi più remoti rispetto all'arco alpino come la Polonia, che hanno partecipato ad alcuni di questi progetti per dire alla Svizzera: se volete lavoriamo insieme.
Al centro dei progetti di coesione europea ci sono le 5 missioni che vi abbiamo già raccontato. L'Europa deve diventare più smart, deve diventare più green e quindi più ecosostenibile, deve diventare più connessa, e qui il tema sulle comunità montane è estremamente urgente, cercare di collegarle meglio, non lasciandole prive di servizi, deve diventare socialmente più inclusiva e deve diventare in generale un territorio più coeso rispetto alle attività e alle politiche del resto dell'Europa. È un processo molto difficile, che però per gradi viene portato a termine. Ad esempio, con i fondi di coesione 2014-2020, le comunità alpine riunitesi a Trento per l'annuale evento EUSALP hanno realizzato alcuni progetti molto interessanti e molto efficaci. Uno di questi si chiama Tinia. È un progetto che sostanzialmente uniforma le previsioni del tempo sull'arco alpino. C'erano grosse discrepanze sull'indicazione delle temperature, sull'indicazione del fatto che una certa zona stradale sarebbe stata congelata oppure no dalle temperature molto basse e ovviamente anche dalle precipitazioni nevose sulle piste da sci. Oggi, grazie a Tinia, le previsioni del tempo raccolgono i dati dalle varie nazioni e li rendono unici, utilizzando il migliore dei sistemi possibili. E poi c'è Rock the Alps, progetto molto interessante, sviluppato a Trento e diffuso su tutto l'arco alpino, che ha certificato quanto le foreste ci proteggano dall'ipotesi delle frane. Si parla di oltre il 63% di protezione nei confronti dei borghi che stanno a valle, come detto, delle zone a rischio frana, un tema che tra l'altro diventa di drammatica attualità dopo che la tragedia delle frane ha colpito una zona non alpina come l'isola di Ischia. E infine c'è ARC Project, lo stiamo vedendo qui, che ha mappato in 3D e reso visitabili, ovviamente in forma virtuale, le miniere dell'età del ferro presenti sull'arco alpino, irraggiungibili dagli esseri umani per vederle di persona, ma ora visitabili in formato 3D. Oltre i confini, dunque, lo hanno fatto le nazioni partecipanti a EUSALP, lo ha fatto anche il nostro collega cipriota Alexandros Partaurides. Cipro è un'isola molto particolare, divisa in due, una parte è influenza greca e l'altra è influenza turca. Alexandros, con la sua agenzia, che non è una testata giornalistica, è un'agenzia di consulenza, si chiama Aspon, ha realizzato un progetto preminentemente in lingua greca, ma che proverà a influenzare anche la zona turca, e poi la Spagna, un altro territorio adeso a questo particolare progetto. Un progetto declinato in varie modalità, alcune delle quali anche molto divertenti. Sentiamo. So yeah, we're going to be implementing this project from September to August 2023. It's going to be predominantly. Il nostro progetto prenderà corpo tra agosto e settembre 2023. È rivolto primariamente ai cittadini ciprioti, ma anche greci e spagnoli, perché abbiamo partner in entrambe le nazioni. Faremo una vasta gamma di attività, si spazia da prodotti più tradizionali come le pubblicazioni sui media online, show su televisioni, web TV, fino ai meno convenzionali. Ad esempio, svilupperemo un videogioco online nel quale il giocatore è il sindaco di una città e deve sviluppare i progetti con i fondi europei di coesione, con un doppio obiettivo: migliorare la città e anche la propria popolarità come sindaco. Improve your performance of your city and your popularity as well as a mayor. E ancora l'organizzazione di eventi nella giornata dell'Europa, indiremo una conferenza, tante attività, quindi cercheremo di parlare a tutte le fasce d'età e se tutto andrà bene riusciremo a spiegare come le politiche di coesione hanno impatto sulla vita quotidiana dei cittadini europei. That's the main idea. La settimana prossima sarà una puntata speciale di EUFactor in corrispondenza di un anniversario molto importante e molto toccante per gli italiani e per tutto il popolo dell'Unione Europea. Intanto EUFactor termina qui. Ciao!